Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e in questo nuovo devlog del mio gioco dei Gormiti, Gormiti Astreg Arena, parlerò delle regole del gioco. Così che voi magari mi date il vostro resoconto e le confermo per bene nel gioco. Prossima settimana, quando avrò un po' di resoconti, aggiornerò le regole in caso ci siano dei problemi grossi, se no quelli che restano un po' più generici li facciamo per le versioni successive. Perché voglio già parlare delle regole del gioco? Beh, abbiamo finito tutti gli artwork. Tutti gli artwork del gioco sono stati completati. Quindi venerdì 19 maggio, in live sulla piattaforma Viola Twitch, in cui farò la tier list degli artwork del gioco assieme al Duck e il Doc, due streamer che ho conosciuto su Twitch e con cui collaboro ultimamente. Quindi, dato che volevo fare questa collaborazione, l'ho anticipata adesso che ci sono gli artwork completati e li vedremo tutti assieme in quella live lì. Artisti che hanno fatto questi artwork, se non mi avete già mandato il link della vostra pagina social, mandatemelo in chat, che non mi va moltissimo di andare a scavare a chi ha scritto, chi ha fatto cosa. Peggiore dei casi lo andrò a fare, ma non mi va granché. Quindi scrivetemi su qualsiasi piattaforma, anche qui nella sezione commenti, con il vostro account social che volete condividere, dove avete caricato questi artwork per questo gioco, e io vi metto nella lista la vostra pagina social. Avrei dovuto farlo tanto tempo fa, lo so, ma meglio tardi che mai. Ok, detto questo, vediamo le regole del gioco. Farò degli esempi qua sulla scacchiera che ho qua al lato e diciamo che ci vediamo a fine video, ecco. Tutte le immagini che serviranno per capire meglio il gioco le metterò in sovraimpressione, quindi se potete guardate il video quando uscirà lo stesso, perché sarà sicuramente molto più chiaro. E se avrò fatto delle castronerie, avrò detto delle cavolate, me ne renderò conto, farò la modifica. Che cos'è Gormiti Astreg Arena? Prima di tutto, Gormiti Astreg Arena è un progetto che ho cominciato un annetto fa, un gioco da tavolo ispirato ad altri giochi da tavolo che ho giocato, come il gioco da tavolo di Doom e a Pathfinder, che non sono ottimi esempi, ma va bene. E l'idea iniziale era fare un gioco un pochino più complesso, un pochino più interessante di quello che è effettivamente uscito con i Gormiti. Cioè prendere due Gormiti, guardare il numero sotto al loro piede, sommarlo alla loro carta individuale e chi ce l'ha più grosso vince. Non è un gameplay, diciamo, molto interessante, ma è molto semplice e facile da spiegare in un foglietto di carta molto piccolo e in una pubblicità. Il fatto è che con questo gioco qua la community dei Gormiti non è rimasta una community di giocatori interessati a giocare a questo gioco, e diciamo che hanno un po' abbandonato quando sono cresciuti abbastanza da non essere più interessati a questo tipo di cose. Mentre invece i giochi come Yu-Gi-Oh! E il gioco di carte di Pokémon negli anni hanno mantenuto comunque una community di giocatori attivi nonostante crescessero gli utenti. Quindi era un po' per sfidare questo concetto qua, sfidare questa idea qua di gioco semplice per bambini, e metterci qualcosa di un pochino più compresso. Come vedrete ho un pochino esagerato, ma capita. Prima di tutto il campo da gioco e preparazioni varie. Il gioco si sviluppa su una griglia 8x8, si può usare tranquillamente una scacchiera come ho fatto finora, e due planche di gioco che avranno all'interno elementi che descriverò fra poco. Ogni giocatore deve avere le figure dei personaggi con cui vuole giocare, le loro carte individuali, che metterò qua in schermo, un mazzo di carte azione di quantità 10 più 5 per ogni gormita utilizzato, quindi se tu giochi con un gormita sono 15 carte, se tu giochi con due gormiti ne hai 20. Spero che non sia troppo complessa come cosa. E lo scopo del gioco è mandare a zero la punti vita di del gormita avversari. Si può giocare anche con più di un gormita. Io consiglio vivamente di giocare con due gormiti, ma per adesso, per questo esempio, useremo, per mostrare le meccaniche del gioco, ne useremo soltanto due. Quindi, oltre alla griglia di gioco, ci sarà anche la sezione dove si tengono le carte personaggio, l'equipaggiamento, le terraformazione e altre carte varie,
i cui effetti rimangono magari per più tempo. La sezione dove stanno i frammenti dell'occhio della vita, i punti azione, le energie, il mana che viene utilizzato dalle carte azione per essere utilizzate, il mazzo del giocatore e una pila degli scarti. Il formato standard richiede che la somma dei punti vita totali di ciascun giocatore sia di massimo 10. Quindi tu puoi giocare con 2 gormiti con 4 di vita, un gormita con 4 e 1 con 5, 2 gormiti con 5, un gormita con 6 e 1 da 4, o un signore della natura da solo, o anche singolarmente uno da solo, come vi pare. L'importante è che non superi 10 di vita totale la somma dei 2 gormiti che utilizzi. Ok, quindi si decide il primo giocatore, basandosi sulla velocità dei gormiti che utilizzano. In questo caso mi pare che ho 2 gormiti con 1 di velocità, quindi pareggio sulla velocità. Si lancia una moneta o decidete da per voi come iniziare, chi inizia per primo, e quello che inizia per primo posiziona per primo il proprio gormita sul proprio lato di gioco. E poi il secondo giocatore fa lo stesso. Questo creerà probabilmente delle strategie un pochino più di attacco diretto o meno diretto. Gli attaccanti speciali, ad esempio, tenderanno a essere molto sul bordo, mentre gli attaccanti fisici tenderanno a mettersi in posizione per avvicinarsi con più facilità all'avversario. Vediamo com'è composto il turno di ciascun giocatore. Le fasi del turno sono 3, molto semplici. L'inizio del turno, dove si applicano gli effetti a inizio turno. La fase principale, dove si fanno effettivamente le azioni. E la fine turno, dove si applicano gli effetti di fine turno. Quindi l'unica fase effettiva in cui fai qualcosa è la fase principale. Durante la fase principale si possono fare 3 cose in un certo senso. Cioè, per ogni gormita che si hanno 3 frammenti dell'occhio della vita. Il mana, l'energia, eccetera. E i frammenti dell'occhio della vita possono essere usati in vari modi. Il primo è spostarsi. Ci si può spostare spendendo un punto azione, un frammento dell'occhio della vita, e ci si sposta di una casella più la velocità del gormita. Quindi nel caso di gormiti con velocità di 1, di 2 caselle. Questa cosa può essere effettuata solo una volta a gormita, quindi se si hanno 2 gormiti, puoi spostare ciascuno di questi 2 gormiti una volta sola ciascuno. Altra cosa che si può fare è pescare. Si può pescare una carta dal proprio grimorio, dal proprio mazzo, e questa cosa può essere fatta nuovamente una volta per gormita. Oppure si possono usare le carte azione. Le carte azione hanno un costo variabile che dipende dalla carta azione ed è segnato, mi pare, in alto a sinistra. Poi vedremo per bene le carte azione. Prima vediamo le carte personaggio. Ogni gormita ha la propria carta personaggio, che si riferisce ad una figure. Si possono usare proxy al posto delle figure. La carta personaggio ha varie caratteristiche. Prima di tutto il nome, il popolo d'appartenenza, l'artwork, grandissimi artisti, grazie mille, i punti vita, cioè in un certo senso la quantità di danni che il gormita può subire prima di essere messo fuori gioco e essere sconfitto, e le proprie statistiche, che sono attacco fisico, attacco magico, difesa fisica, difesa magica, che servono per il combattimento, che vedremo fra pochissimo, e la velocità, che è la statistica di movimento che ti permette di spostarti. La somma di queste statistiche, attacco magico, difesa magica, attacco fisico, difesa fisica e velocità, equivale ai punti vita del gormita, quindi più punti vita ha il gormita più è più forte. Altra cosa che il gormita può avere è gli archetipi e le abilità. Gli archetipi sono caratteristiche del gormita che gli permettono di utilizzare determinate carte azione con lo stesso archetipo. Quindi se una carta ha archetipo tentacolo, nel suo caso sono le liane, può utilizzare tutte le carte azione che hanno l'archetipo tentacolo. Gli archetipi possono anche avere delle abilità che si applicano fino a quando il gormita rimane attivo nel terreno. Ad esempio, i gormiti del vulcano hanno tutti quanti l'abilità Pirocura, che gli permette di curarsi ogni qualvolta che vengono bruciati e annullare l'effetto della bruciatura. Quindi, anziché essere bruciati, si curano di un punto vita. Descritti i gormiti, le carte individuali dei gormiti, parliamo delle carte azione. Anche le carte azione sono date di nome, hanno un popolo, cioè soltanto i gormiti del popolo possono usare quella carta azione. Quindi ad esempio una carta azione del mare può essere usata soltanto dai gormiti del mare. Artwork, grazie mille artisti.
Archetipo, solo i gormiti con quell'archetipo possono dare quella carta. Tipo, che può essere rapido o standard. Le carte azione rapido possono essere usate in ogni quantità durante il proprio turno, ovviamente fin tanto che hai punti azione, i frammenti dell'occhio della vita, i FOB, per utilizzarle. Oppure standard, cioè che ciascun gormita può usare soltanto una carta standard al turno, perché sono carte particolarmente potenti, sono quelli che fanno danno alla fin fine e quindi non si possono spammare. Parliamo delle statistiche delle carte azione. Movimento, range e potenza. Quando applichi una carta azione, effettui in quest'ordine le cose. Prendiamo ad esempio attacco in carica. Con attacco in carica hai movimento più 1, quindi ti muovi della tua velocità più il movimento. Poi applichi il range. Se l'avversario è nel range di riferimento, puoi applicargli l'effetto della carta. In questo caso non è il range di riferimento. Facciamo che è nel range di riferimento. Se il tuo avversario, se c'è un bersaglio nel range di riferimento, gli puoi applicare l'effetto della carta e il danno. Poi c'è la potenza. La potenza va sommata alla statistica del gormita fisica o magica in base alla specie della carta. Ma la fase di battaglia la spiego fra pochissimo. Ogni cartazione può avere anche una specie, che sono un po' tipo le sottocategorie della cartazione, come ad esempio in Yu-Gi-Oh! Che ci sono le carte terreno, le carte continue, le carte rapide, qui abbiamo le carte magico, fisico, equipaggiamento o terraformazione. Le carte magico sono carte che applicano il proprio danno sulla magia, sull'attacco magico e la difesa magica. E le carte fisico sono invece carte che utilizzano il proprio danno con le statistiche fisiche, attacco fisico e difesa fisica. E adesso vediamo il combattimento. Quando utilizzi una carta azione contro il tuo avversario, tu prima applichi il movimento della carta azione. Poi vedi se puoi colpire l'avversario e se puoi colpire l'avversario cominci la fase di battaglia, il calcolo dei danni. Quindi aggiungi alla potenza della carta la statistica di attacco del gormita a cui sottrai la statistica difesa del gormita che viene colpito. Ad esempio, se usi una carta fisico, sommi la potenza della carta azione fisica all'attacco fisico del gormita e poi sottrai la difesa fisica del gormita che subisce questo attacco. Il risultato lo infliggi al bersaglio riducendo i suoi punti vita di quella quantità lì. Spero di essermi spiegato. Le carte equipaggiamento sono invece carte azione il cui effetto si applica soltanto su un gormita e questo effetto si applica su quel gormita fino a quando rimangono equipaggiate. Le carte equipaggiate non vanno nella pila degli scarti fino a quando non vengono scartate. Puoi avere una carta equipaggiamento alla volta e la devi posizionare coperta. Ovviamente la puoi rivelare, ma ci sono alcune carte azione che sono un po' come carte trappola, quindi non conviene rivelare quale carta è stata equipaggiata. Poi ci sono le carte terraformazione. Le carte terraformazione sono carte particolari, perché sono carte che ti permettono di lasciare un segnalino sul campo che ha un suo effetto. Ad esempio, alcune possono essere soltanto degli ostacoli, che quindi hanno una barra della vita, e che quando vengono ridotti a zero togli il segnalino dal campo. Altri invece magari sono permanenti, come Pozzalavica curativa, che rimane sul campo fino a quando non viene rimosso in una maniera, e ogni volta che un gormita va su quella casella si applica quell'effetto, e ci puoi passare sopra. Per rimuovere un segnalino di terraformazione basta evocare un'altra terraformazione sulla stessa casella. E questo diciamo che è tutto. Credo che sia stato lunghissimo, però questo dovrebbe essere tutto. Ci sono un altro paio di cosette, proprio sottigliezze particolari, tipo come se c'è un ostacolo, come colpire l'avversario. È tutto scritto. Ve le cito rapidamente. Una delle due cose è le caselle oblique al gormita non valgono 1, ma valgono 1,5. Quindi se hai una carta azione che ha range 3, puoi colpire in obliquo dritto fino a qui, con picchiatore, fino a qui, e in obliquo soltanto fino a qua, perché 1,5, 3. Ma il range delle carte
e il movimento dei gormiti si applica per difetto. Quindi se una carta ha range 1, anche queste caselle oblique sono considerate nel range. Se una carta ha range 2, anche queste caselle oblique, tra virgolette oblique, sono considerate. Se hai una carta con range 3, anche le caselle tipo questa sono considerate, quindi il range è più una cosa così. Spero di fare un'infografica, ma non credo che lo farò. Mentre invece per gli ostacoli, se c'è un ostacolo, questa è una regola che ho preso pari pari da un'altra guida di un gioco, se c'è un ostacolo in mezzo, consideriamo questo Helios come ostacolo, quello che bisogna fare è creare una linea immaginaria da un angolo del gormita attaccante a un angolo del gormita bersaglio. Se creando questa linea retta immaginaria, che non può essere curvata, tocchi l'angolo del gormita bersaglio senza passare per in nessun punto per una casella con un ostacolo, colpisci il bersaglio. Quindi, ad esempio, in questo caso lo riesci a colpire. In questo caso lo riesci a colpire. In questo caso passi anche soltanto nell'angolo di un ostacolo e quindi non puoi colpire il tuo avversario. Se avete delle altre maniere per spiegare questa regola, fatemelo sapere perché è molto strana. Cosa rimane? Altre cose sono gli status, c'è l'avvelenamento che rimuove un punto vita alla fine di ogni turno e la bruciatura che invece riduce la difesa fisica del gormita che ha questa statistica di un punto, fino a quando non vengono curati. E direi che con le regole questo è tutto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero di riuscire ad editarlo entro venerdì, e altra cosa che ho dimenticato di dire nelle scorse live è che siamo a maggio, quindi in questo mese molto speciale l'artista Nenes Art ha organizzato una sorta di evento, una sorta di sfida, il Gourmet, ispirato all'Inktober e al Mermay, in cui ogni artista, se vuole partecipare, può disegnare cose dei gormiti con l'hashtag Gourmet 2023 con il tema prefissato dal periodo. Poi fate come vi pare, ma l'importante è mettere l'hashtag giusto, ok? Dato che è una robetta piccola, vogliamo creare una community un pochino più grossa, questa è una buona pubblicità per la community dei gormiti e per gli artisti che fanno questo tipo di disegni. Detto questo, non vedo l'ora di finire sto diamine di gioco perché voglio ricominciare a fare video. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.